Ammetto che avrei voluto evitare di fare questo video o comunque posticiparlo il più in là possibile, ma purtroppo eccoci qua. Da un lato è vero dire che me lo aspettavo, o almeno mi aspettavo che sarebbe prima o poi arrivato il momento di parlarne con tutti voi, sì perché da quando Rossy Ogawa è stato licenziato dalla Bushiroad ed aveva smesso di far parte della Stardom, le voci sul possibile addio di alcune lottatrici che avrebbero seguito Rossy Ogawa nella sua avventura si sono susseguite per settimane ed ora il tutto è ufficiale. Sì, perché qualche ora fa la Stardom ha confermato l'addio di ben 5 atlete che termineranno gli impegni con la federazione a fine marzo. Quindi da aprile queste 5 lottatrici saranno libere da ogni contratto con la Stardom e potranno fare ciò che vorranno delle loro carriere. Oltre a Giulia dunque anche Utami Hayashishita, Mirai, Mai Sakurai e Yuzuki lasceranno la compagnia per approdare molto probabilmente nella nuova federazione di Rossy Ogawa. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente da Bushiroad che ha confermato quanto detto qualche ora prima da Tokyo Sports, fornendoci però ulteriori dettagli. Mirai, Mai Sakurai e Yuzuki termineranno i loro impegni con la Stardom il 31 marzo, quindi questa sarà la data effettiva della loro ultima apparizione nella compagnia. Per quanto invece riguardano Giulia e Utami Hayashishita, loro due si concederanno dalla Stardom nell'evento del 12 aprile, dove faranno appunto la loro ultima apparizione nello show che andrà in onda dal Korakuen Hall. Prima però di continuare, permettetemi di salutarvi, quindi Minasan Ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde. Sul sito web in questione potete trovare tutte le ultime news, i risultati dei vari show, curiosità e quant'altro sul mondo del wrestling femminile. Grazie al progetto di Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con ciò che fa per voi. Tornando a parlare di quanto detto ad inizio video, i 5 nomi che abbandoneranno la Stardom sono stati per me un fulmine a ciel sereno. Perché sì, per quanto riguarda Giulia ormai non c'era più alcun dubbio, è da mesi che sapevamo che lei sarebbe andata via, ma riguardo le altre 4 lottatrici... Oddio, devo ammettere che mi hanno alquanto scioccato. Non mi sarei mai aspettato di leggere i nomi di Utami Hayashishita, quantomeno di Mirai e direi specialmente di Yuzuki. Invece l'addio di Mai Sakurai era comunque già nell'aria da qualche settimana, precisamente da inizio gennaio, quando vennero sciolte le Donne del Mondo. Ma... tornando ai nomi più scioccanti, quello che mi ha scosso parecchio è il nome di Yuzuki. La giovane lottatrice era approdata in Stardom da pochissimi mesi ed aveva subito ben impressionato. Lei stessa in un'intervista rilasciata poco prima del suo debutto disse di aver scelto la Stardom perché fan della federazione stessa e perché il suo desiderio era quello di crescere all'ombra di Mayu Iwatani, per lei grandissima fonte di ispirazione. Ma immagino dunque che le parole di Yuzuki erano soltanto un bluff o un qualcosa di recitato per dare una buona impressione a tutti noi fans della Stardom, parole che alla fine per lei contavano poco o nulla. Fatto sta che alla ragazza era stato dato in premio anche il Rookie of the Year, dove aveva battuto in finale Hanako, quella Hanako che si era tanto impegnata nel 2023, andando spesso e volentieri a tappare i buchi lasciati dalle ragazze infortunate. Un premio, quello dato a Yuzuki, oggi poco meritevole dato come si sono evolute le cose. Fatto sta che l'uscita di scena di Yuzuki soltanto dopo pochi mesi dal suo debutto in federazione mi ha lasciato alquanto basito e deluso al tempo stesso. Discorso analogo sia per Utami Hayashishita che per Mirai, che saranno un boccone amaro da mandar giù per tutti noi fans.
Sicuramente queste due atlete, ovviamente insieme a Giulia, rappresentano l'addio più doloroso, sì perché durante la loro permanenza in compagnia hanno saputo catturarci con dei match splendidi passati alla storia, che hanno rapito i nostri cuori entrando di diritto ben fissi nella nostra memoria. Durante la loro permanenza in Stardom, tutte e tre sono state protagoniste di varie vittorie titolate, di vari allori, quale il 5-Star Grand Prix o il Cinderella Tournament, senza dimenticare la Goddess of Stardom Tali. Giulia, Utami e Mirai hanno fatto collezioni di premi in Stardom e hanno praticamente vinto tutto quello che c'era da vincere, ma a quanto pare per loro non era abbastanza, o forse c'era l'idea di andare a lottare in altri lidi, come quello di approdare in WWE, quello che probabilmente farà Giulia, ma che in futuro potrebbero fare anche le altre. Se in più i rumor su una possibile collaborazione tra la nuova realtà di Rossy Ogawa e la WWE risulteranno veritieri ed il tutto sarà confermato, sarà pressoché facile capire il perché della decisione di lasciare la Stardom. Le mie ovviamente sono soltanto ipotesi e come tali vanno prese. Fatto sta che è presto per dire se la loro decisione sarà effettivamente un successo o una delusione. La Stardom oggigiorno rappresenta comunque un porto sicuro, ma la federazione di Rossy Ogawa è una scommessa e non sa cosa le riserverà il futuro. Perché un giorno potrebbe anche diventare più grande della Stardom se davvero ci saranno collaborazioni illustri, ma potrebbe anche fallire dall'oggi al domani, lasciando le lottatrici con un pugno di mosche in mano. Probabilmente solo il tempo ci dirà quale sarà la verità. Il punto è che sarà difficile comunque pensare che non le vedremo più in azione nei vari tornei indetti dalla Stardom e che non le vedremo più competere per i vari titoli che la federazione mette a disposizione. Fatto sta che ce ne dovremo fare una ragione e tutto quello che possiamo fare noi fans è quello di continuare a sostenere la Stardom e tutte le atlete che resteranno per cercare di rendere grande questa compagnia. Non vi nascondo di star parlare con voi a cuor leggero in questo momento, semplicemente perché nella lista degli AD i nomi delle mie atlete preferite non vengono menzionate. Per chi mi segue da diverso tempo sa benissimo che la mia lottatrice preferita è Mina Shirakawa, ma adoro anche Azuki, Azumi, Tam Nakano, Natsupoi e così via. Immagino però che chi abbia trovato all'interno della lista degli AD il nome della propria lottatrice preferita in questo momento sia deluso, arrabbiato, scioccato e fidatevi, posso capirvi perfettamente perché ci sono passato anch'io in passato e so esattamente cosa si prova. Purtroppo però noi fans in questi casi abbiamo le mani legate, abbiamo il potere di fare poco o nulla per cambiare le cose. Dobbiamo andare avanti, cercando di sostenere sempre e comunque la nostra lottatrice preferita o la nostra federazione preferita, mostrando a loro tutto il nostro supporto. Fatto sta che le 5 atlete che lasceranno la compagnia porteranno con sé un vuoto enorme che forse, e ripeto forse, solo col tempo Bushiroad sarà in grado di colmare. Non mi resta che augurare a tutte coloro che lasceranno la Stardom un in bocca al lupo per i loro progetti futuri, ringraziandole per i bei momenti che ci hanno regalato. Per quanto invece riguarda le atlete che resteranno, non posso che dire grazie di cuore a tutte loro che rimarranno per rendere grande la Stardom e che rimarranno per far felice tutti noi fans, me compreso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri pensieri sulla faccenda e chi tra le 5 lottatrici che lasceranno la Stardom vi mancherà di più. Ahimè, siamo arrivati al termine del video, dunque non mi resta che ringraziare tutti voi che mi avete tenuto compagnia fino alla fine del video e che mi state sostenendo in questo ambizioso progetto. Grazie di cuore!
Per continuare appunto a sostenermi non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. See you next time. Sayonara.